Ciao Cristina, benvenuta. Ciao Sta Simone, connettando. Come stai? bene, grazie ancora per questo invito, per questa possibilità. Volevo farti i complimenti anche per il nome del podcast perché arriva molto profondo. Complimenti. Ok, c'è un motivo, ce ne sono diversi. In realtà, del vero motivo non lo so quando ne parlerò. Quindi, se vi interessa sapere il vero motivo, seguiteci. Allora, Cristina Curatolo, giusto? Esattamente, sì. Presumo che tu sia italiana. Sì, ma non solo. Siciliana, quindi il cognome non è tipico della Valtellina, diciamo così. E di dove è tipico? Sicilia, appunto. Io sono nata a Marsala, è Ok. presente, provincia di Oh. Trapani, quella parte dove c'è tanto vento. Trapani so che si trova in Sicilia, però non farmi fare una gaff, mi pare che stia vicino al mare, giusto? O in prossimità di Palermo o è in prossimità di Messina? A un'ora da Palermo, sì. Messina è esattamente l'altra punta. Tu sai che la Sicilia Sì, ha sì, tre sì, 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 Calabria, no? Esatto, la parte di Marsala invece è la parte opposta, quindi esattamente la terza punta, la prima punta, la seconda, non lo so che numero ha, però è una delle punte della Sicilia, sì. Ok, domanda finta perché in realtà conosco la risposta. Sei una siciliana che vive in Sicilia? No? Ok, Vivo in una quindi? isola insieme ai miei cugini sardi, cugini inteso ovviamente nel senso scherzoso del termine, no? Perché si dice che tra noi isolani siamo cugini, no? Ok. Quindi Cagliari mi adotta da circa 4 anni, in Mm. pianta 4 anni, sì. Ne posso approfittare per chiederti perché da un'isola all'altra isola? Sì, allora, prima c'è stato un intermezzo, nel senso che dalla Sicilia verso i 5 anni la mia famiglia si è trasferita a Torino e Mhm. quindi in realtà dove sono cresciuta. E poi però ho sempre avuto il desiderio di tornare a vivere al mare, qualsiasi posto. L'importante è che c'era il mare, non avevo un desiderio molto, diciamo così, definito. L'importante è che c'era il mare e mi è arrivata poi un'opportunità di lavoro a Cagliari e quindi Ah, ecco, ok. subito. Abbiamo unito. Perfetto. Esatto. Eh, si sente che però, diciamo che hai vissuto al nord. Dall'accento? Eh sì, eh. Mm, Cioè, non avrei, io non direi che sei siciliana. è vero, è Quanti vero. anni avevi, hai detto, quando sei... Più o meno 5. Più o Ah, meno. ok. Quindi sei più piemontese che siciliana in un certo qual senso. Allora, diciamo che io mi sento un po' più vicina a quelli che sono i valori siciliani. Nulla togliere a quelli del nord, ci mancherebbe altro, anche perché ognuno di noi deve imparare, eccetera, eccetera. Quindi, però, molto vicina a quelli che sono i valori di famiglia, sai, i classici siciliani, ma contenta di essere cresciuta al nord perché mi ha dato altre opportunità, altre visioni e, insomma, un altro modo di vivere. Ok, Ok? sì. Crescendo, ho deciso di ritornare a vivere al mare, quello sicuramente. Ok. In effetti un pochino si sente che c'è qualcosa del sud, sotto sotto. Però diciamo che i miei amici siciliani parlano diversamente. Eh, quindi sei in Sardegna. Cosa ci dici della Sardegna? Occhio perché, come ben sai, io sono La sardo. La amo profondamente. Io Perché? amo la Sardegna perché, a parte che mi ha fatto sentire a casa subito, no? Nel senso che, nonostante si dica che i sardi siano, poco, diciamo così, aperti, Ok, ma sì. In realtà, io molto spesso ho vissuto il contrario, quindi ho vissuto cene, pranzi a casa di famiglie, anche se non erano la mia famiglia, anche se non mi conoscevano, piuttosto che
io sono stata accolta bene, non mi posso lamentare. Quindi Non mi- chiusi ma ospitali. Sì, con me Ok. sì. L'energia? Com'è? E questo è un altro tema, l'energia è molto forte, si sente che c'è una forte connessione per ritornare al Ah, tuo alla madre terra sicuramente. Cioè, quindi tutto ciò che siccome è tanta natura, si percepisce tanto questo aspetto. E poi ci sono dei luoghi sacri che tra l'altro io sto piano piano scoprendo perché neanche io li ho visti tutti, mm. e molto potenti. Ne hai scoperto qualcuno recentemente? Oh, Di recente no, però quando sono andata al Pozzo di Santa Cristina, giusto per sì? rimanere così nelle mie origini, Ah, lì è molto 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 forte. hai sentito delle cose in sostanza. Sì, sì, Bene, allora siamo qua per parlare di pranic healing. Pronuncio bene? perfetto, esatto. Ok, ti do a disposizione 10 parole, 20 massimo, per farci entrare nell'ottica del pranic healing. Come lo definiresti se avessi 20 parole? Prendimi così un po' sul gioco per descriverlo. Allora, il pranic healing, e già me ne sono mangiata due, è un'arte. 4. È un'arte, è una scienza anche, viene definita, terapeutica. Significa che lavora attraverso il prana per trattare il corpo. Questa è proprio la definizione, se noi inseriamo su Google ci esce fuori questa spiegazione. È Se vuoi, una... io per spiegarla meglio. Aspetta, hai detto è una scienza Mhm. che utilizza il prana per sanare il corpo? Per trattare il corpo, sì. Per trattare il corpo. Ok, prima di entrare in dettaglio, adesso ne hai 6 di parole per dirmi che cos'è il prana. Che è il prana o chiamato anche energia vitale. Energia vitale. Ok, Noi siamo quindi in vita, lo sì, dico la stessa, energia vitale, noi siamo in vita grazie all'energia, perché il nostro corpo è fatto di energia. sì, Noi siamo energia, in realtà. Noi ok. non siamo, come siamo energia, questo è poi il senso. Quindi il pranic healing utilizza questa energia di cui noi siamo fatti, sì, energia vitale, Mhm. per... Per trattare il corpo, per fare una sorta di guarigione, perché in italiano viene chiamata guarigione energetica, perché pranic sta per prana, no? Per Mhm, energia, mhm. e sta per guarigione, quindi guarigione energetica. Ok, ci sono, interessante. Ma torniamo un attimo a Cristina Curatolo, siciliana di nascita, piemontese di crescita e sarda di adozione, giusto? Perfetto. Ok, com'è che una siciliana, eccetera, eccetera, si sveglia un bel giorno, sai che c'è? Andiamo a fare sto pranzo. Cioè, che è successo? Raccontaci un attimo, dove stavi, come è arrivata questo interesse, questa... Dici un po'? Sì, allora, c'è stato un episodio importante nella mia vita, Sì, nel 2008, appunto in concomitanza con la crisi che è avvenuta a livello mondiale, è ok. stata famiglia È e stata, quindi scusami? colpita anche la mia famiglia. Sì? Quindi nel 2008, quindi scusami, nel 2012 io mi trasferisco in Svizzera. Quindi c'è stata una crisi economica che ha colpito anche la tua famiglia, no? E vi siete Esatto. trasferiti dal Piemonte alla Svizzera? No. Io da, io da sola Ah, tu. mi, Ok. sì, mi sono trasferita all'età di 22 anni circa per Sì. andare
perché lì ovviamente lo stipendio era molto più alto e riuscivo a mantenere sia il mutuo che le spese di casa rispetto a uno stipendio italiano. Perfetto. Ok, quindi faccio questo tipo di scelta, mi trasferisco lì, conosco lì una signora Mh-mh. io avevo 22 anni, lei ne aveva 48, Adesso ne hai, se posso? 35, Okay. ok? Quindi sono passati un bel po' di anni. Mh-mh. E conoscendo questa signora mi ha fatto un po' da seconda mamma. Si è presa cura di me attraverso il pranic healing. Quindi, se a me veniva la febbre, lei mi faceva ad esempio i trattamenti, piuttosto che verificava quelli che erano gli alimenti che facevano bene per me o non. Mh. Quindi al supermercato, per dirti, lei controllava, io prendevo un alimento in mano e lei verificava se quell'alimento per me andava bene o meno. Questo era un po', ehm Okay. Ehm, andiamo fammi capire un attimo. Lei è svizzera questa signora? sì, sì, sì. Okay. Ma, mi hai detto che correva l'anno 2008 circa? 10? 2012, 12, 2012. okay, crisi poi okay, 2012. Perfetto. Ma Cristina nel 2012, aveva una conoscenza di, okay, quindi tu eri una, diciamo tra virgolette, "una classica giovine italiana che a un certo punto conosce una signora particolare, concedimi l'aggettivo, okay, ma, chi era Cristina prima di conoscere questa signora? Allora io tendenzialmente ero una, studentessa universitaria prima di partire, Sì, in? studiavo economia e governo d'impresa. Okay. Quindi mi ero iscritta all'università, avevo il mio lavoro part-time, all'epoca facevo la commessa per andare a appunto, uhm, diciamo così, mantenere i miei studi e poi è arrivata questa crisi, fondamentalmente sono partita. Quindi io ero molto focalizzata sul lavoro, in quel momento ero concentrata su quelle che erano, le mie, responsabilità. Quindi possiamo dire che all'epoca tu di prana, energia vitale, mondi invisibili, spiritualità 0? 0. A Ma parte che mi facevo da bambina perché, per me era assolutamente impossibile il fatto che poi finiva tutto. Cioè son sempre stata una bambina che si è domandata: "Ma perché? Chi siamo? Da dove veniamo? Perché poi finisce tutto? Perché mh-mh. allora culo studiare per poi alla fine, Perché per allora mi devo? Cos'hai detto? Ti ho persa. Perché allora mi devo fare? mi devo Ho capito bene? No. è il pip in automatico. Okay. Devo fare il mazzo, Okay, no, avevo capito bene. Okay, 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 okay. Sì, 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 va, ci sta. il Okay. mazzo che poi alla Do fine tutto. che poi alla fine finisce tutto. Quindi già da bambina ti facevi delle domande, che Es però iniziavano e finivano lì con le tue risposte. Sì, con le mie non risposte perché in Le realtà tue non ho mai approfondito, cioè non ho mai preso dei testi o fatto delle ricerche per Okay, però, non eri chiusa a determinate risposte, o sì? Perché, capita, spesso forse che, ehm, non so, Giovanni e Francesca, 2 nomi a caso che rappresentano non so, il prototipo, lo standard, gli parli di spiritualità, energia, eccetera, eccetera, magari ti guardano un po' storto o magari no, okay? Cristina gl gli avrebbe guardato cioè, come avrebbe reagito? La Cristina dei 16, 18, 20? ero molto Di attratta ma, non pronta a vedere o sentire. Okay, perfetto. Fino a quando? Fino a quando nel 2022 io poi, in Svizzera so stata 3 anni, poi sono No, ritornata in Italia. non era il 2012, scusami? Sì, dal 2012 al 2015 son stata in Svizzera. Sì, e hai conosciuto questa signora, giusto? Che ti ha come? Da lì siamo diventate amiche. Ah, okay, siamo e lei aveva ti sei resa conto quasi subito che aveva delle
come dire, delle conoscenze barra capacità particolari, giusto? Sì, sì. Ok, E negli anni mi ha messo il semino, come diciamo noi, no? ok. Quindi mi hai detto che se stavi male ti aiutava, sceglieva determinati cibi per te. E tu tranquilla, no? Della serie, tutto a Sì. po', tutto normale, niente. Sì. Allora, Sì, diciamo fai pure. Ogni tanto mi venivano dei dubbi e dicevo, ma questa è pazza? Cioè, quando eravamo al supermercato e la vedevo che muoveva le mani per sì. controllare Laura, per vedere, e mi diceva sì, questo puoi mangiarlo, questo no, eccetera, eccetera. Io ogni tanto dicevo, però è pazza, quindi magari è tutto frutto di quello che si sta inventando. Quindi non ti Mm, nego che mm. dubbi ne ho avuti, ma come è giusto che sia, Legittimi, certo. perché poi alla fine ognuno di noi deve vivere la propria esperienza e avere la propria capacità di discernere. Certo, e il dubbio è la prima tappa della conoscenza, o una delle prime sicuramente. Perfetto. Ok, quindi 2012-2015 vi conoscete, e poi che succede? Torni in Italia, hai detto? Poi in Italia, sì, da lì inizia tutta la mia carriera lavorativa. Che non ha niente a che vedere con il pranic healing? No, No? niente, entro nel mondo dell'automotive. Ok, E da lì, si apre il mondo appunto di carriera, quindi cresco, e crescendo, capisco che la legge del karma esiste. ma perdi i contatti con questa signora? No, No, nel sen uhm, qualche anno sì, ci siamo perse, sì. però poi io sentivo il richiamo, cioè dopo tot anni magari dovevo chiamarla, sentirla per sapere come stava, ehm, Mhm. darle anche dei consigli, cioè è sempre stata per me un punto di riferimento importante. E poi ti accorgi a un certo punto nella tua carriera lavorativa che la legge del karma esiste. In che senso? Che Sì. si... Allora, la legge del karma, no, che vediamo e conosciamo da secoli e secoli, che esiste da sempre, no, cosa dice fondamentalmente? Che noi raccogliamo ciò che seminiamo. Ok, sì, Quindi grazie alla, tra virgolette, "disgrazia economica" che ha colpito la mia famiglia, sì. Mhm. io però inconsapevolmente ieri, ma consapevolmente oggi, Sì. mi sono resa conto che tutto quello che avevo seminato poi dopo ho raccolto, perché mi si è aperta, tutta una la carriera mi si è proprio aperta. Cioè a livello economico io ho cominciato a star bene. Col tuo lavoro che non ha niente a che vedere col pranic healing. Quindi lì, La mia vita normale, io ancora lì sì, conoscevo il pranic healing, ma non avevo ancora non era ancora entrato nella mia vita. Lo sapevo che esisteva, ma non era ancora entrato. Però tramite io questa signora, sì, quindi lei ti aveva già dato un nome e un cognome, pranic healing, cioè sapevi che esisteva effettivamente. ma io l'avevo rimosso. L'avevi rimosso, poi un bel giorno o non so, in un periodo realizzi che esiste il karma di cui ti aveva parlato lei, cioè connesso col pranic healing. Sì, allora nel 2022, Mhm. mi ricordo ancora questa chiamata, la chiamo e gli dico: "Perdonami, mi ricordi qual è la disciplina che fai tu?" E lei mi dice: "Ce l'hai fatta finalmente, si chiama pranic healing", Ce no, l'hai fatta ma finalmente, ok. sì, perché lei Ah, aspettava che io appunto, fossi ehm pronta. sì, E, sì, e anche per e- questo mai scollegate, siamo sempre state connesse poi. e tu l'hai chiamata perché hai sentito qualcosa dentro che... Sì. Ho sentito proprio che era arrivato, avevo bisogno di sapere, avevo bisogno di fare, avevo bisogno di capire, era proprio la mia anima che me lo stava dicendo. Quindi hai realizzato che il karma esistesse, ti sei ricordata che forse lei ti parlava di karma o che in qualche modo l'ha connesso al karma e hai detto devo sentire... non sapeva, ha un nome, si può dire? No, non lo diciamo, non lo so, dimmi tu. Ho bisogno di sentire lei, ok. Allora, Così? Qualcosa del genere? diciamo che il karma l'ho appena ho fatto il corso base di pranic healing, è lì che ho preso consapevolezza del karma, Scusami, Ah, ho ok, inver quindi prima chiedo a lei che cosa avesse fatto, poi vado a fare il primo corso e al corso semplicemente parlano di tantissime cose, tra cui la legge del karma,
quando parlano della Ah, legge del karma mi appare okay. davanti tutta la mia vita che avevo vissuto fino all'epoca e ho detto: "Ora capisco perché, oggi io sto raccogliendo quello che ho seminato quando avevo 20 anni, mentre tutti gli altri giovani andavano a ballare, io soffrivo di questa cosa perché dicevo: "Ma perché non posso fare quello che fanno gli altri?" Mh-mh. O devo invece vivere questa situazione, perché poi stare in Svizzera non mi piaceva. Io amavo l'Italia, volevo stare in Italia, la Svizzera, purtroppo, a livello proprio di ambiente, di giovani non mi trovavo. Okay. E quindi poi ho capito e ho anche ringraziato di aver vissuto questa esperienza. Perfetto, okay, quindi hai capito che, aveva avuto un senso in qualche modo, no? Perfetto. No, carina questa cosa che a un certo punto ti ricordi di lei, la chiami: "Com'era quella cosa che facevi tu?" Quindi, avete parlato, ti avrà detto che cos'era quella cosa che faceva lei e ti sei incuriosita talmente tanto che hai deciso poi effettivamente di fare il primo corso di Pranic Healing e così. Quindi ci sono i corsi di Pranic Healing. Esattamente, quindi non è che, uno debba avere delle doti innate per Mh-mh. poter fare delle guarigioni, Okay, okay? ridiamo la definizione, usando le parole che vuoi, però, sintetica di cos'è il pranic healing? Sì, è praticamente, fare un trattamento di guarigione, Sì, a una persona. Quindi non trattiamo il corpo fisico, okay, sì, trattiamo il corpo energetico sì, affinché si acceleri il processo di guarigione, perché, come ben sai, il corpo ha la capacità di autoguarire, no, quando ti ferisci tendenzialmente quel taglio si rimargina dopo qualche giorno, okay? okay. Quindi partiamo dal presupposto che non siamo fatti solo di carne, ma siamo fatti anche d'altro che in questo caso chiamiamo energia, giusto? Quindi c'è un corpo fisico e c'è un corpo energetico. E Esatto. oltre a ciò, il nostro corpo, sia fisico che energetico, è capace di autoguarirsi. Quindi, se sono capace di autoguarirmi, il pranic healing che funzione ha? Allora, accelera andando a lavorare sul corpo energetico, Sì. accelera il processo di guarigione. Quindi siccome i 2 corpi sono praticamente interconnessi, perché il corpo energetico ha la stessa struttura del corpo fisico, quindi una testa, braccia, gambe, occhi, è uguale, Mh-mh, mh-mh. solo che è energetico, quindi noi il nostro occhio non riesce a vederlo. I chiaroveggenti Okay. riescono. Quindi se sei chiaroveggente riesci a vederlo. Se Chi è sei chi è un chiaroveggente? Colui che Vede bene, vede chiaro. Allora lo dice la parola stessa, chiaro veggente. veggente. Colui che Okay. vede Vede, con altri occhi però, no, o vede qualcos'altro che gli occhi normali non vedono, esatto. giusto? Quello In che que gli occhi fisici vedono il fisico. Gli occhi veggenti vedono il chiaro, no, vedono l'energia. I chiaroveggenti vedono il corpo energetico, vedono tutto ciò che l'occhio fisico non vede. Quindi hanno questo dono. Perfetto. Pranic healing è inglese, giusto? Pranic healing sì, Il nome, significa quindi? guarigione Dopo healing guarigione, pranic prana, energetica. Quindi il prana è una parola indiana, se non sbaglio, che sta a significare energia. Può essere? esattamente. Sanscrita credo, Sanscrita, okay. credo di sì, non voglio dire Okay. Quindi hai fatto il primo corso, sì, giusto? del Okay. 2022. Nel 2022 e hai iniziato a esplorare il pranic healing. Sì. Perfetto. Ma da dove arriva il pranic healing? Allora, il maestro fondatore si Sì, chiama Master Choa Kok Sui sì, ed è colui che ha fondato il Pranic Healing e la Rati Yoga. Poi dopo magari parliamo anche che cos'è la Rati Yoga, se abbiamo tempo ed è la sede corretta, se no mi fatto perché fare no? Oh, come vuoi. Allora praticamente, lui ha studiato fin da ragazzo tutte le arti antiche di guarigione, sì,
le leggi sacre antiche, ok? E ha reso alla portata di tutti in maniera semplice Sì? i trattamenti energetici, quindi le guarigioni le ha rese alla portata di tutti, quindi sono stati rivelati finalmente alla Terra, a tutti gli esseri, eh, quelli che erano le scritture segrete. E Allora, lui, sì, aspetta un attimo, non mi sembra un nome né inglese né italiano né portoghese. lui Dove è... si trova? Filippino, quindi siamo in Asia. Ok, quando dici che ha ripreso le conoscenze, eccetera, eccetera, ci riferiamo, presumo, alle conoscenze in qualche modo asiatiche, ricollegate alle religioni, alla conoscenza di quel continente? No, allora, esist- esistono, questo preambolo forse è necessario farlo. Esistono tantissime vite che l'anima incarna, no? Quindi tantissime incarnazioni, Sì, ok? E stiamo parlando di milioni e milioni e milioni di anni. Quindi ok, questi testi erano molto antichi, quindi qui non si tratta di religione o di territorio, si tratta proprio di cose sacre antiche, ok? ok, Universali, quindi non stiamo parlando di fanno parte su quel territorio. Poi loro, quindi gli orientali, hanno una cultura molto più vicina e propensa a tutto ciò che è il mondo spirituale, il mondo, ecco, diciamo così, invisibile, eccetera. Noi sì, occidentali non ce l'abbiamo nella cultura, ok? mhm, E quindi per noi potrebbe essere più complicato sapere, venire a conoscenza che cos'è la spiritualità, che esiste un corpo che non è questo, cioè per noi è più complicato. Quindi la sua capacità è stata proprio quello di renderlo semplice e che se tu segui la lettera, quello che ti dice lui di fare, sì, ogni persona può fare una guarigione, qualsiasi essere umano. Non devi avere doti innate, non devi avere chissà che conoscenze. Tu già dal primo corso sì, riesci a sentire l'energia con le tue mani sì, e, e riesci a fare, infatti il suo libro si chiama Miracoli, col Pranichini, riesci già a fare miracoli, perché per noi sono miracoli, perché se passi le mani e fai passare il mal di testa a qualcuno, mhm, caspita, è un miracolo. Passi la mano e fai passare il mal di schiena a qualcuno. sì. Sono comunque miracoli, no? Che avvengono. Certo, ma adesso ci arriviamo, ma non ho capito lui queste capacità, queste conoscenze, da dove le ha prese? Cioè, le ha pescate da testi sacri esistenti, fisici, materiali, scritti da qualcuno? Li ha pescati in connessione con nostro Signore? Gliel'ha trasmessi qualcun altro attraverso la telepatia? Lui, Bellissima questa da dove le domanda. pesca le sue informazioni? Grazie per averla fatta. Allora, lui ha non solo studiato quelli che sono i testi antichi, ma il suo maestro spirituale si chiama Lord Bodhisatta, scusami, Lord Mahaguruji Mailing, ok? Un altro nome che mi sa di Asia. Sì, beh, è un nome del maestro spirituale suo, Sì. che praticamente si dice che questo maestro spirituale sia nato dal fiore di loto. C'è una storia bella interessante anche lì. Il suo maestro. Il suo maestro spirituale è nato dal fiore di loto, sì. Mm, E quindi un mix di queste cose, ma non solo, si è anche adoperato di due chiaroveggenti che mentre lui testava le tecniche, questi chiaroveggenti gli suggerivano, cioè gli spiegavano cosa succedeva nel corpo energetico, no? Dicevano, ok, adesso questo chakra si è messo a posto, ok, allora prova a mettere quest'altra cosa, cioè diciamo che ci sono 20 anni dietro di studi, ok? Noi oggi abbiamo tutta la pappa pronta, sì. siamo dati, ma lui ha fatto un lavoro, ha dedicato la sua vita a questo,
E noi oggi possiamo solo ringraziarlo perché abbiamo un tesoro in mano, Okay, di un perfetto. da lui in tutta la sua vita praticamente. Okay, quindi, ha racchiuso, il tutto, e ce l'ha servito su un piatto d'argento, d'oro, di diamante. Ma fammi capire un attimo perché, mi manca un tassello. Quando parli di "ha studiato i testi sacri", a cosa ti riferisci? Allora, Così i hai detto? sì, 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 i testi O sacri sono i testi che erano inizialmente nascosti, no, che molti non potevano essere rivelati alla razza umana. C'era un po' c'era solo gli esseri superiori potevano goderne di questi segreti, no, a Okay. questo punto, hanno stabilito che questi testi potevano essere poi, ehm essere divulgati in modo tale che la razza umana potesse progredire, perché poi alla fine non dimentichiamoci, no, qual è il nostro scopo ultimo, è quello di evolvere e progredire, e il pranic healing è un ponte per questa evoluzione. Quindi non è solo una tecnica, energetica, e qua poi ci arriviamo, ma è Mh-mh. proprio un ponte per la spiritualità affinché la nostra anima possa evolvere. Okay, quindi non è solo diciamo una tecnica di guarigione, ma è una cosmovisione, un modo di intendere la vita, la realtà, l'essere umano, eccetera, eccetera. Io il pranic healing lo uso ovunque, a O lavoro. una filosofia di vita in qualche modo, se vogliamo. Okay, nell'alimentazione, nel lavoro, nelle mie relazioni, di qualsiasi genere, in tutto. Se vuoi entriamo, ti faccio degli esempi per farti comprendere meglio. Sì, ti accompagno dolcemente, facciamo dei piccoli passi, poi magari acceleriamo, corriamo un po'. Ehm, okay. Lui queste conoscenze le ha trasmesse attraverso dei testi poi presumo, no, ha scritto Mh, dei libri. esatto. Allora ti faccio vedere il primo libro, che è il corso, Okay, che è questo. Si vede? ti ho persa un paio di volte, no, sparisci tu insieme al libro, ci dici il titolo? In italiano sembra. Miracoli con il pranic healing si chiama. Miracoli con il pranic healing, okay, e poi ce ne sono altri. E poi sì, perché questo è il corso base. Sì, Quindi, dove c'è praticamente tutto. E poi okay. la tecnica viene, sempre più, diciamo così, migliorata, cioè migliorata nel senso aggiunge dei pezzi. Ad esempio, questo è il base, poi c'è l'avanzato, Mh-mh. quindi l'avanzato aggiunge, del colore. Quindi il prana viene utilizzato quello colorato, per andare a, guarire patologie anche gravi, come il cancro, come, patologie che ad oggi possono risultare per la medicina ortodossa magari anche non curabili. Okay, Mh-mh. facciamo un preambolo, che mi sono scordata di dire, ma è fondamentale. Vai. Il praticamente non va a sostituire la medicina ortodossa, okay, ma va a integrare. Okay, Okay. tant'è che i pranic healer non possono fare diagnosi mediche, non possono fare, non possono interferire con le cure mediche, okay? Mh. Se poi ci sono dei miglioramenti, sarà il medico a decidere se sospendere o meno una terapia, non il pranic healer. Questo è Okay, okay? okay. E poi ci sono altre tecniche, sempre di pranic healing con i cristalli, piuttosto che quindi esiste la cristalloterapia anche da questo punto di vista. Ci sono tantissimi libri, ci sono libri anche che parlano dell'unione con l'anima superiore, però andiamo su, qualcosa di più strong, che forse questo ancora non è la sede. Okay, perfetto. Quindi ha scritto poi tutta una serie di altri libri che però immagino non parlino solo di, come, favorire la guarigione, no? Es O sì? No, no. si parla anche d'altro. Per esempio? Per esempio, una cosa fondamentale che io utilizzo anche nel lavoro, si chiama costruzione di carattere. Allora, ci sono dei valori che ogni essere umano deve poi sviluppare.
per progredire, ok? Ti faccio un esempio. Il fatto che tu sei una persona generosa, Mhm. no? Con gli altri, questo fa in te una virtù importante, quindi fa in te una crescita, ma anche dal punto di vista spirituale, oltre che personale. Quindi tu quando diventi una persona migliore, perché lavori su di te, ok? Mhm. Eh, automaticamente tu stai evolvendo e questa è la chiave di come gestire la tua vita. Questo è fondamentale. E lui spiega in alcuni di questi libri anche queste cose, per esempio. E lui spiega tutto. Lui spiega tutto. Qualsiasi cosa ti serve, lui ti dà la tecnica e spiega tutto. Non hai bisogno di veramente andarti a scimmiare su scimmiare è sardo. Sì, sicuramente sì, però magari lo capiscono anche in Emilia-Romagna, non lo so. Prova a usare un sinonimo Di a andare di cervellarti, che cosa vogliamo dire? parlarti Fissare. con ma come faccio? C'ho questo problema. C'è la soluzione per tutto. Per tutto. Cioè, quando ti dico che cambia la vita in tutti i sensi. Ok, però qual è la connessione, che torna sempre, a proposito del titolo, è tra la guarigione utilizzando l'energia Mh-mh. e il resto che hai detto? E la costruzione del carattere l'hai chiamata? No. Sì. Ok. Costruzione sì, è l'ultimo capitolo del libro, appunto, Miracoli col Pranic Healing. E quindi la generosità con l'energia, con il nostro corpo energetico, che c'entra? Con la guarigione, che c'entra? Ok, prima non so se mi hai sentito o è andata via la voce. Dicevo che il pranic healing non è solo un'arte di guarigione, ma anche il ponte per la spiritualità. Non so se mi hai sentito. Ti ho O- sentita, ma o- spiegalo un attimo, quindi, che significa? è anche quella disciplina, chiamiamola così, che Mhm. ti dà la chiave per Sì, poter. per poter evolvere. Sì, e questo soprattutto è una tematica che viene poi, la tecnica vera e propria viene poi data nella Rati Yoga. Quindi quando ti dico lui è il fondatore del Pranic Healing e della Rati Yoga è proprio questa la connessione, quindi ti dà le tecniche Mhm. per guarire, ti dà Sì. le tecniche per evolvere. Che poi le due cose sono interconnesse, immagino. Bravissimo. Nel momento in cui evolvi, guarisci. Anche questo sì, perché tu più vai avanti, più diciamo che vai a snocciolare delle vecchie, diciamo così, problemi che magari avevi, tu evolvendo automaticamente li lasci andare, no? Evolvi, Ok. cresci. Poi magari ti arriva altro perché nell'evoluzione, ad oggi la razza umana è piena di malattie, è piena di questioni da dover risolvere. Siamo in una era in cui dobbiamo imparare a gestire le proprie emozioni, dobbiamo imparare a gestire la propria mente. Quando l'essere umano sarà in grado di fare questa cosa, le malattie non esisteranno più. Qui Il pranic healing Rati Yoga parla anche di questo. sì, allora questo viene spiegato anche in testi della Bailey. Lei è un'altra autrice che il nostro maestro poi suggerisce anche di studiare. Alice Bailey, praticamente. Non la conosco? Sono tanti testi dove lei tratta anche di queste tematiche che Ok. ho accennato, Che ho? queste tematiche che ho Che ho accennato. accennato. Quindi, pranic healing e Rati Yoga. Pranic healing sarebbe più, sintetizzando al massimo, quelle tecniche che ci servono per lavorare con l'energia affinché ci porti alla guarigione dell'essere umano. Sostanza, sporcandolo un po'. Invece, Rati Yoga è più una sorta di consigli pratici per essere un essere umano migliore affinché la guarigione sia spontanea.
permettimi di riassumerlo così, però integra un attimo meglio tu. Ok, allora facciamo così. Il pranic healing è l'arte di guarigione, proprio Perfetto. nome e cognome, no? Sì? Pranic Ok. energetica. Sì. La yoga Arat, Arat, Ah, ok. Aratic yoga, ok? Ah, ah. Lui ha fatto, ha studiato, lo yoga sai cosa vuol dire Sì, innanzitutto, sì, sì, sì. ok? Quindi unione, no? Mhm. Quindi lui ha studiato tutte le tecniche di yoga, Hatha Yoga, Raya Yoga, insomma, tutte quelle che esistono che io, perdonatemi l'ignoranza, non conosco perché ho avuto la fortuna di avere il pacchetto pronto come tanti, come tutti, Ok. grazie con lui. E quindi diciamo che lui ha studiato e ha messo in un'unica disciplina l'evoluzione, cioè appunto tutte le tecniche per far evolvere l'anima. Quindi noi praticando la Ratic Yoga abbiamo degli strumenti e delle tecniche per far evolvere la nostra anima. Perfetto, sì, intendevo questo. Magari l'ho spiegato malissimo, tu l'hai spiegato sicuramente molto meglio. Però Quindi attinge dallo yoga, che a livello pratico sono delle posture in un certo qual modo che però ci servono per unire, no? Fare da ponte tra mondo materiale e mondo spirituale anche, no? per premessa, lo yoga che conosciamo noi, quando tu dici yoga ti immagini, no, queste Mhm. posture, queste cose, okay, Sì. va benissimo, però in realtà lo yoga è l'unione Mhm. Tra? con l'anima superiore, Che okay? viene facilitato anche da quelle posture, in un certo qual modo, no? Viene facilitato, sì, da quelle posture, assolutamente sì, però diciamo che, è un po' cioè quando tu fai yoga, lo fai per fare un esercizio fisico, magari inconsapevolmente non sai nemmeno cosa stai facendo. Sì, la respirazione è fondamentale, quindi come primo approccio va bene, Mhm. come approccio va bene, però se il tuo scopo è quello di essere pronto a far evolvere la tua anima, allora a quel punto non devi più fare yoga come esercizio fisico che conosciamo tutti, Mhm. o ma ti sposti verso delle discipline più potenti. Ok. Okay. Un'altra cosa importante che è sempre nel libro dei miracoli col pranic healing che viene, trattato è la meditazione. Ok. Mhm. La la meditazione è, s quella che, è resa al pubblico per tutti, Sì. possono fare qualsiasi persona, si chiama meditazione sui cuori gemelli. Meditazione sui cuori gemelli. Esatto. All'interno del, diciamo, pacchetto Pranic Healing Aratic Yoga. All'interno del parliamo adesso del libro, questo qua che non riesco a farvi vedere, Miracoli col Pranic Healing, Quindi più Pranic Healing, ok. Ah-ah. okay, questo qui c'è il QR code, Sì, okay, con la meditazione sì, sui qua che possono fare tendenzialmente tutti. Ci sono delle persone che non possono praticarla, ma c'è scritto nel capitolo, quindi mh-mh, persone che hanno il glaucoma, comunque malattie cardiache, comunque c'è okay, scritto. Ehm, altri se no possono farla tutti, ecco. Non bisogna essere evoluti, non bisogna essere chissà che persone, con determinate doti, ecco. E quella è già una meditazione avanzata. okay. Quindi Cristina, in sostanza, chiami l'amica, com'era il nome, com'era quella roba, mhmm, ti incuriosisci, ti ci butti, ti si apre un mondo e decidi di approfondirlo, okay. Fino al 2025 in cui evidentemente l'hai approfondito e sei qui per parlarci di questo. Benissimo. Quindi fondamentalmente possiamo dire in qualche modo, consentimelo, che il pranic healing ci serve per stare meglio? Serve per tutto, ci serve per vivere. Io lo utilizzo anche a lavoro con i ragazzi. Con i ragazzi io praticamente gestisco una squadra, no, qui Sì. in e praticamente nell'ufficio ho messo una lavagna Mh-mh. con i valori di Master, no, Con i valori. Quali sono i valori di Master?
Allora abbiamo innanzitutto la gentilezza, La amorevole, gentilezza. Ah-ah. quindi il fatto di essere gentili Sì. con noi stessi, con gli altri, in qualsiasi forma, okay, Mh-mh. verbale, eccetera, eccetera. Poi la generosità, Okay. anche perché tutto questo che ti sto dicendo è collegato anche con la legge del karma, Mh-mh. ti ricordi? Sì, sì. Okay. L'onestà, il fatto di essere sinceri con noi Okay. stessi e altri. Sì. E, ehm, la costanza nel raggiungimento dell'obiettivo, Mh. quindi il fatto di non essere pigri, Mh-mh. e, la moderazione, il non eccesso. Questi sono i, valori che lui ehm 5? 5, I valori che lui che lui reputa fondamentali per per lo sviluppo. per la crescita e lo sviluppo. Sì. Okay, mi viene subito in mente una cosa, come, fai a crescere, unicamente all'interno di, valori positivi? Cioè, dove viene rilegato il caos, la negatività, cioè il fare esperienza di tutta una serie di situazioni negative, che però in qualche modo sono funzionali, no, all'evoluzione. Sì. Se mi devo sempre comportare con gentilezza, generosità, onestà, eccetera, non posso fare esperienza dell'ombra, del buio, del diavolo, come dicono i tarot, come dicevamo con Simona nella puntata precedente. Quindi, mi pare anche il Tao abbia, no, il bene e il male, yin yang, cioè dove all'interno di questa visione qua, dove si trova, il buio? È da evitare totalmente? Non so se mi sto spiegando. Sì, sì, è chiaro, è chiaro. Allora, quando tu hai un problema, no, prendiamo il mio esempio che è molto lampante, molto semplice. Hai Sì. un problema economico, Mh-mh. okay, io cosa faccio? Come mi sono comportata? Io son stata generosa, o sbaglio? Son partita e ho mandato i soldi a casa, okay, Mh-mh. quindi un atto di generosità. Ho fatto una scelta, potevo fregarmene e dire: Sì. "Vabbè, genitori so' cavoli vostri, ehm, Mh-mh. siete voi che mi dovete mantenere." Sì. Oppure dico: "Non importa che il mio ruolo è figlia, non c'è scritto da nessuna parte che i genitori devono mantenere i figli. Ho Sì. 22 anni, sono una ragazza che ha, la capacità, di mettersi in gioco, prendo e vado." E son stata generosa, son stata anche amorevole, Okay. e son stata tutti e 2 Sì. e ho fatto questa scelta. Oggi io raccolgo i frutti, quindi sta a te decidere come comportarti. Se tu vuoi fare il disonesto, Mh-mh. puoi pensare che raccoglierai onestà. Se vuoi fare il disonesto non puoi pensare che raccoglierai onestà, hai detto? Esatto, perché tu raccogli quello che semini. Tornando alla legge del karma, Esatto, è causa tutto effetto. tutto connetta Perfetto, tutto connectato. Sì, perfetto, però la mia domanda è, mhmm, questi 5 valori li abbiamo chiamati? I 5 valori, le virtù, quelle 5 chiamo anche virtù. Okay, perfetto. Però, dove viene rilegata l'attacco d'ira, l'esplosione di rabbia, l'errore, lo sbaglio, dove stanno? ma è umano sbagliare. Okay, Non è che tu nella vita non sbagli, anche io non è che non sbaglio, no, cioè sì, capita quei momenti in cui, sono irritata o però se io mi lascio prendere dall'ira, dallo stress, io faccio solo del male a me stessa, no, perché noi sappiamo che la maggior parte delle patologie hanno una causa emotiva, una causa psicologica, che è mh-mh, dovuta anche al continuo stress, al continuo arrabbiarsi, al continuo vivere in maniera, negativa, irritabile, okay? mh-mh, Che questa cosa ci va a mangiare il fegato, ci va, no, a
incidere sulla nostra salute. È una scelta. Anche quella è una scelta, quindi dipende come gestisci la tua rabbia. Vuoi Okay, continuare okay. a essere una persona rabbiosa? Poi ti prendi la responsabilità di avere magari poi delle patologie in merito a quello, no, e Però allora la patologia molte volte è proprio quella che ci dà l'opportunità di crescere, avanzare, e fare un salto, no, sì, quindi assolutamente, quindi è stato importante e necessario, sbagliare per evolvere. assolutamente sì. Quindi se devo sempre essere gentile, generoso, onesto, eccetera, taglio fuori l'errore in qualche Al modo. in realtà se tu provi a, mettere in pratica questi valori, vedrai Mh-mh. che saranno tanti gli errori che farai, nonostante se tu ti impegni a metterli proprio nella Pratica. se tu ci provi, vedrai che tu ci pensi e dici: "Eh sì, effettivamente lì però, ho fatto questo, effettivamente ho fatto l'altro." Cioè tutto sta nel osservarsi, okay, e poi questa cosa qua che hai detto è fondamentale, è molto importante. Lui dice sempre che non esiste, una crescita senza una crisi. Anche quando magari delle Mh. coppie litigano, okay, e poi dopo risolvono, questo per loro è una crescita che hanno fatto insieme, quindi non è detto che i litigi all'interno della coppia, anzi sono propedeutici. Okay, perfetto. Un'altra cosa che mi viene in mente, siamo in Asia abbiamo detto, no, dove evidentemente per un motivo o per un altro c'è una predisposizione di un certo tipo verso tutto ciò che è invisibile, verso tutto ciò che è spirituale, verso tutto ciò che i nostri, occhi fisici non vedono, eccetera, eccetera, eccetera. Evidentemente io non sono mai stato in Asia, però presumo che, poi non è detto, per carità, l'Asia è grande, però se dovessimo generalizzare, forse, certi concetti, certe visioni, insomma certi modi di stare al mondo sono un attimino più, normalizzati. Se invece veniamo qua, cioè stiamo un attimo qui, ci dimentichiamo dell'Asia, Europa, Occidente, scienza, razionalità, tu parlavi prima di medicina ortodossa, quindi in Europa, in Occidente, in Italia, che succede col pranic killing? Esiste non so come si chiama, un movimento, una religione, Allora, religione no. esistono, 8 master, si chiamano così, i maestri che sono, di più alto grado di questa disciplina, in tutto il mondo ne 8. Ognuno di loro ha competenza di, continenti e paesi. Il responsabile dell'Italia si chiama Master Hector, non solo, ma anche dell'Europa. E poi ci sono tutta una serie di centri, di associazioni, okay, che, aiutano la divulgazione del pranic healing. Quindi c'è dietro tutto un lavoro di appunto di divulgazione, di centri che fanno i corsi, no, quindi Okay, dicevo, siccome non bisogna avere delle doti innate, lo possono fare tutti, cioè se tu domani scrivi: "Voglio fare un corso di pranic healing", io ti indirizzo, no, anche okay, perché bisogna fare sempre attenzione, no, ci sono tantissimi movimenti, come dici tu, bisogna andare nei canali ufficiali, ecco, solo questo è una cosa che, ci tengo a dire. Quindi se qualcuno fosse interessato a fare anche solo il corso base perché magari è incuriosito, nel toccare l'energia, incuriosito nel vedere cosa succede, no, mh, nel mondo invisibile, iniziare magari a fare i trattamenti anche a casa, no, dice: "Guarda, io per mio figlio c'ha mal di gola, c'ha ma perché gli devo dare la pastiglia?" Per dire, gli fa okay, trattamento di pranic healing, così in maniera naturale gli passa il mal di gola e mio figlio sta bene, no, quindi ci sono anche, delle persone che lo fanno, per se stesse e per sì. la figlia. Infatti sarebbe bellissimo, ed è anche uno dei progetti di Master Choa Kok Sui, appunto, il fatto che ci fosse un pranic healer per ogni famiglia. Okay, perdonami, lui è vivo? Lui ha lasciato il corpo fisico nel 2007. Okay, 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 Poi i suoi insegnamenti continuano ad andare avanti. perfetto. Sì, come dicevi tu, però,
in Occidente in particolar modo forse abbiamo la medicina, la scienza classica, passami l'aggettivo. Com'è il rapporto tra la medicina classica, cioè che dice il medico, che dice lo scienziato convenzionale del pranic healing in Allo Europa, qua da noi, che si allora dice? sì, la differenza è proprio questa. Se andiamo noi in Asia, in molti paesi, se tu vai al pronto soccorso, trovi il medico e il pranic healer che intervengono entrambi insieme, Mhm, che mhm, ti ha veramente la guarigione più accelerata. Qui, come ti dicevo prima, il pranic healing non vuole sostituirsi, ma va ad integrare. Okay. sì, Ci sono dei medici che sono diventati anche pranic healer, tantissimi, anche in Europa, e ok. e quindi, se un medico ha un'apertura mentale da questo punto di vista, e riesce ad integrare nelle sue conoscenze tecniche scientifiche, riesce a integrare questa disciplina è spettacolare, no, perché tu il paziente lo segui non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista energetico, quindi gli dai una, guarigione molto più rapida. Ma vai anche alla causa, ecco. Quello che mi sbalordisce, cioè che a me io ancora oggi quando faccio dei trattamenti oppure, mi capita di entrare nello specifico, rimango anch'io ancora stupita, no, perché a volte riesco ad andare nella causa della patologia, perché più che altro è psicologica, e quello che fa il pranic healing, e forse che ancora non ho detto, è che tratta anche la patologia dal punto di vista psicologico ed emotivo. Quindi quando tu vai a sradicare la causa, tu non vai a lavorare solo il sintomo, tu l'annienti la patologia, perché vai direttamente al punto. E questo è veramente la svolta, di qualsiasi, medicina esista nel mondo, Quindi non ci ammaliamo casualmente, stai dicendo? no? E perché ci ammaliamo? T'ammaliamo perché c'è un conflitto, perché c'è un blocco, okay, energetico che è dovuto o dai nostri pensieri o dalle nostre emozioni che continuano ripetutamente, non è che se ti arriva un brutto pensiero poi t'ammali, però ripetutamente, giorno dopo giorno, continui ad avere brutti pensieri, brutte emozioni, cattivi atteggiamenti, questi nel nostro sistema pesano e andando a pesare creano dei blocchi all'interno del sistema che tu andando a prenderti uno psicofarmaco o qualsiasi cosa che pensi ti allevi, non vai a sradicare il problema, no, col pranic healing vai, prendi e lo togli, togli quel blocco, quindi vai alla causa. Ho capito, perfetto. Quando parli di energia, riesci a dirci di nuovo cosa intendi? Okay. Ehm, ci provo. Vai, provaci. Nel senso che effettivamente agli occhi ordinari, no, Sì. non siamo abituati a vederla. Mh-mh. Energia è tutto ciò che siamo e tutto ciò che ci circonda. Cioè, qui c'è energia, okay? Facciamo così: prendi il corpo umano, Mh-mh. okay, immaginatelo davanti a te come una sagoma, no, però non fatta di materia. Una sagoma, come dire, un po' di una materia più sottile, come se fossero, no, dei di quasi gas, Sì, quasi okay, immaginala lì esattamente uguale al tuo corpo, okay, immagina che anziché avere i vasi sanguigni hai dei meridiani si chiamano, no, dei canali energetici, quella è energia. Oppure facciamo così, se ti capita che hai una finestra, sì. okay, fronte, Mh-mh. okay, che c'è il sole che proietta, se tu sfochi lo sguardo inizi a vedere, tutti dei puntini. Sì. Quella è energia dell'aria, prana dell'aria. Quando ti capita a tutti noi è capitato Mh. di, osservare o vedere, dei puntini nell'aria piuttosto che, una luce un po' particolare. Ecco, quella è l'energia. Quindi abbiamo un corpo energetico Sì, che è importante tanto quanto il corpo fisico. sì.
Abbiamo un corpo emozionale e un corpo mentale? Bravis Cristina, qui. ti ho persa per qualche Sì, secondo. Hai detto bravissimo dicevo e poi sei sparita. esatto, esatto, è proprio così. Ci sono anche altri corpi? Allora, totale sono 7. Questo lo spiega molto bene Powell, quindi, Powell Ar Powell Arthur Powell. è un collaboratore di Mastercioa? No, 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 è colui che ha, scritto un altro autore esoterico, Sì. uhm, che ha descritto bene l'anatomia sottile dei corpi. E combacia con la visione del pranic healing comunque, è condiviso. Certo, Okay, perché esatto, per quel discorso di interconnessione dei corpi che s dicevamo prima, no, che il perfetto. corpo è interconnesso con quello, esoterico, mentale ed emozionale ed è per quello che riesci a fare le guarigioni, no, e Questi 7 corpi, li possiamo dire? sì, certo. Allora, c'è il corpo atmico, buddhico e causale, che sono i corpi che si trovano, al di sopra, sono i corpi superiori nostri. 3? Mi hai detto 3? Sì, Sì. sono i corpi superiori. Mh-mh. Poi abbiamo i corpi, inferiori che sono il corpo mentale inferiore, Sì, il corpo, astrale o sì. tonale, che è Oh? per intenderci il corpo quando noi a dormire Sì, e andiamo nel mondo dei sogni, sì. noi andiamo in quel corpo lì. L'hai chiamato astrale o emozionale? Esatto. Sì. Okay, perfetto, poi? Abbiamo il corpo eterico o energetico Perfetto. e il corpo fisico, che quello lo conosciamo tutti molto bene. Molto, non lo so, però, sicuramente lo vediamo un po' di più rispetto agli altri. Quindi sono 4, come dire, boh, non so, basici e 3 superiori? Si può dire così? Teorie superiori possiamo chiamarli così, sì. Quindi i 3 superiori immagino che c'entrino in qualche modo con lo spirito, insomma con qualcosa di più, okay, invece quegli altri 4, mentale e fin qui ci arriviamo tutti, emozionale o astrale e fin qui più o meno ci arriviamo tutti, eterico, energetico ne abbiamo parlato prima e fisico. Perfetto, abbastanza in linea con tante altre, discipline, filosofie, religioni, conoscenze sparse qua e là per il pianeta Terra. Okay, perfetto. Quindi, presumo che, visto che parliamo di guarigione, healing, quando il corpo si ammala, non riguarda esclusivamente il corpo fisico, ma è probabile che riguardi non è probabile, è così, che riguarda anche gli altri corpi. Perfetto, okay. Quindi se io ho un mal di testa o qualsiasi altra cosa, è probabile che causa-effetto sia successo qualcosa con un pensiero ripetuto, con un'emozione traumatica, con quindi l'energia, o forse con gli altri 3 ancora più in alto, vabbè, non lo so. Qualcosa del genere? Io cerco Sì. di riassumere e farmi portavoce anche di chi ci ascolta. Sei stato bravissimo, perché è proprio così, nel senso Okay, che è per quello che, come ti dicevo prima, andiamo riusciamo a lavorare sulle cause, no, perché riuscendo a lavorare su tutti i corpi, riesci a lavori sulla causa. Non okay, lav quindi Questa è la differenza. okay, quindi arriva non so i nomi, il Giovanni di prima, non mi ricordo più chi fosse la ragazza. Giovanni è depresso. Martina, ehm, invece ha cos'ha Martina? Non lo so, una fitta costante al petto. Boh, la butto lì. Arriva da un pranic healer, un guaritore, che se va? Allora, innanzitutto noi quello che facciamo è controlliamo il corpo energetico, emotivo e psicologico. Quindi andiamo a controllare se in questo corpo ci sono dei blocchi o ci sono qualcosa che fa sì che l'energia non circola bene. Mh-mh. Okay?
la prima cosa che facciamo è controllare lo stato, di tutti questi corpi. Un check che presumo non si faccia con un macchinario, ma si faccia in maniera diversa, con le manine. Passano solo le mani, non ci serve nient'altro. Quindi la cosa bella è proprio questa, perché è pure economica come disciplina. Quindi il Pranic Healer, con i suoi studi e tutto il resto, ha sviluppato una capacità che gli consente, attraverso le mani, di capire se i corpi di prima, stavolta hai detto psicologico, presumo sia lo stesso del mentale? Sì, perdonami, sì. Ok, vabbè, niente da perdonare. Penso siano più o meno sinonimi, non so. Tramite il check delle mani riesce a capire in qualche modo in quale corpo si trova il problema. Sì, esatto, riesce a capire quindi se ha un'origine emotiva, se ha un'origine mentale, oppure se ha un'origine appunto energetica, okay, tanto sicuramente non ha un'origine, ecco diciamo così, ha un'origine per forza di cose da questi 3, ecco. Che poi avviene la ripercussione in quello fisico, no? Esatto, perché, come ti dicevo prima, l'energetico e il fisico sono interconnessi, cioè quello che succede a uno succede all'altro. Quando si ammala uno, si ammala l'altro, quando guarisce uno, guarisce l'altro. È proprio questo il vero diciamo così, la vera chiave, no? Ok, quindi come sopra, sotto, come dentro, fuori e viceversa. Ok, quindi una volta che facciamo il check, Sì, una volta che facciamo il check ci segniamo appunto, come ti dicevo, se ci sono determinati blocchi o determinati, svuotamenti e a quel punto andiamo a lavorare sui chakra, sull'aura e sui chakra. Andiamo a lavorare, quindi andiamo semplicemente a, togliere questi blocchi e andare a dare energia pulita. L'energia non la diamo noi perché altrimenti, ovviamente sveniremmo, no, se noi dessimo la nostra energia vitale, come è successo a tanti guaritori antichi che non conoscevano bene purtroppo le tutte le i segreti delle tecniche, mhm, che non era ancora così, studiata come poi è successo dopo, tendevano a dare la propria energia e quindi molti morivano giovani, okay? ok. Invece con il pranic healing, siamo tranquilli perché andiamo a prendere prana dall'esterno. Prana, ricordiamo che è l'energia, giusto? Scusami. Hai nominato altre due parole sulla falsariga del prana, diciamo, chakra e aura. Abbastanza chiacchierate in questi ultimi, non saprei, decenni, però chiacchierate non vuol dire conosciute, no? Cos'è Gius l'aura? Cos'è? Cosa sono i chakra? Allora, l'aura è, appunto l'aura della sa esistono diversi tipi di aura. Adesso noi non entriamo nel tecnico, diamo una, definizione abbastanza generale. L'aura è appunto l'aura della salute potrebbe anche essere, interpenetra il nostro corpo fisico, okay, tu immaginati come se ci fosse un uovo rovesciato attorno al tuo corpo fisico. Quella è l'aura. Okay. Ok, Dove però ha il corpo energetico, quindi è fatto di energia. quindi il corpo eterico barra energetico così chiamato, ricollegabile al prana, è la stessa cosa dell'aura? Diciamo che è la parte energetica. Allora, l'aura però non esiste solo del corpo fisico, solo del corpo energetico. Esiste, come ti dicevo prima, diversi corpi, quindi l'aura ha esistono 3 tipi di aura, diciamo così, Mm. okay? Mhm. L'aura della salute, adesso c'era una bella se c'è un'immagine te la faccio vedere, forse ti faccio capire meglio che cosa intendiamo. Devo trovarla. Perché tanto te l'ho detto, nel libro dei miracoli c'è tutto, ma ci sono anche le immagini perché aiutano a far capire. Io adesso spero di trovarla qui. Vabbè, altrimenti non importa, Okay. ci si è E comunque spiegata. e poi invece i chakra sono ecco guarda qua c'è fatta con una fotografia
con una macchina fotografica Kirlian, che è quella macchina fotografica che riesce a estrapolare le immagini del corpo energetico. E nel libro questa è l'aura di un dito. Si vede? Di un dito? Sì. Sì, si vede qualcosa. Immaginati il dito all'interno e poi vedi tutto questo contorno azzurro. Quella è l'aura. Ok. Tra di due innamorati, Sì, 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 ok. ok? Quindi tutto ciò che cioè l'aura è. Ah, qua fa vedere prima i trattamenti e dopo i trattamenti, però non riesco a fartelo vedere bene perché c'è questo filtro. Però Ok, ok. all'interno dell'aura ci sono Sì, i ho chakra. Ok. Cosa sono i chakra? I chakra sono questi centri energetici, ok? Che si muovono, hanno questo movimento qui di non cioè ruotano praticamente sia in senso orario che in senso antiorario e loro hanno lo scopo di gestire, di controllare gli organi nostri. Okay? Quindi ad esempio, qua abbiamo il chakra cardiaco, okay, Mhm. il sacro cardiaco controlla il cuore, i polmoni, quindi tutti gli organi che sono presenti in questa fascia. Il plesso solare che si trova nella bocca dello stomaco è molto importante perché va a controllare tutti gli organi che abbiamo nell'addome, no, quindi lì li abbiamo praticamente tutti: l'intestino, il fegato, uhm lo stomaco, li abbiamo tutti. E poi è molto importante perché è il centro delle emozioni, quindi quando ci arrabbiamo cosa ci va a prendere noi? Il fegato, lo stomaco. Ecco perché c'è questa spiegazione dietro. Perché quando mi arrabbio è proprio il fegato che proprio si dice, ho male al fegato oppure mi sta venendo il mal di stomaco a furia di essere stressato, arrabbiato. Ok, sì, 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 sì. Questa correlazione. Scusa? Per questa correlazione. Ok, perfetto. Ho bisogno urgente di fare una battuta bamba, diciamo, a Cagliari. Quindi chiedo scusa, ma la mia parte idiota ogni tanto ha bisogno di emergere. Vedi che io non seguo i cinque, le cinque virtù. Allora, Laura non c'è, direbbero gli occhi fisici. Mh. È andata via, non lo so. Però non far finta di ridere, era orribile. Cioè, nel senso che i chakra e l'aura non si vedono, no? No, Agli occhi fisici di un comune mortale quale sono io, per esempio. solo i chiaroveggenti lo vedono. Solo i chiaroveggenti. Quindi, Poi son 7 i chakra? no, No. ecco questa è Eh, un'altra cosa, perché Master Cho è stato l'unico poi a, rivelare l'esistenza di 11 chakra. quindi sono 4 in più dei soliti 7, diciamo così. Sì, sì, diciamo così, perché, ovviamente lui disponendo di questi chiaroveggenti è riuscito a, allora in realtà sono tantissimi, cioè noi stiamo parlando dei centri maggiori, dei chakra Mh-mh. poi in realtà siamo pieni di chakra ovunque, cioè ogni dito c'ha un chakra, Ha dei mini sottochakra, okay. che si chiamano mini chakra. Okay. Quindi voglio dire, i capezzoli hanno i chakra, i testicoli, le ovaie, gli organi, il fegato ha 3 chakra, 3 mini chakra. Cioè quindi di chakra ne abbiamo tantissimi, okay. La differenza è che i chakra maggiori, Mh. sono appunto 11 che controllano il corpo. Okay, perfetto. Quindi, li hai descritti come dei centri energetici, giusto? Okay, quindi che riguardano quel corpo energetico evidentemente. Possiamo dire che sono gli organi energetici? No, boh, mi è appena venuto in mente. No, No, perché gli organi energetici esistono esattamente uguali al fisico, no, quindi nel perfetto. nel nel corpo energetico vedi il fegato esattamente come ce l'hai nel O fisico, lo stomaco, quindi l'organo è esattamente identico all'organo. È semplicemente che nel fisico, non vediamo questi chakra.
non li vediamo. È come se noi qua avessimo un cerchio disegnato perché abbiamo il cardiaco, qua avessimo un cerchio disegnato che è la fronte, qua la corona. Però in Mh. realtà nel fisico ci sono perché controllano ed energizzano tutto il nostro corpo. Okay, controllano ed energizzano tutto il nostro corpo. Li diciamo velocemente i Sì. forse gli 11 sono un po' troppi, possiamo dire i 7? Non O so quali siano però 7. Non so quali, rispetto alle altre okay, discipline, quelli togliere eccetera. non ti saprei dire. Mhmm, dai diciamo veloce gli 11. Però allora corona, Sì? fronte, Riesci ad aggiungere 2 o 3 parole, boh, non so, sulla funzione okay, che sì, hanno? okay. Allora, corona non entriamo troppo nello specifico perché Vai. poi ci sono delle informazioni che vanno quelli che si trovano sul libro assolutamente li posso dire. Allora, il chakra della corona, va a controllare il cervello e la ghiandola pineale. Okay, Chakra della fronte, ghiandola pituitaria, okay. che sono ghiandole endocrine queste che sto parlando, eh. Mh-mh. Chakra Ajna controlla gli occhi, no, la pituitaria mi sa che è l'Ajna. Vabbè, Vabbè. gli occhi, poi la gola, tutta la parte della gola, tiroide, eccetera. Chakra cardiaco ce l'abbiamo posteriore e anteriore che controllano polmoni e cuore. Il plesso solare ce l'abbiamo anteriore e posteriore che, appunto, come ti dicevo prima, controlla tutti gli organi che sono presenti nell'addome, la maggior parte. Quindi la stomaco, pancreas, poi abbiamo il chakra dell'ombelico che invece controlla l'intestino, poi abbiamo il sex chakra che controlla, le gonadi o le ovaie, insomma gli organi sessuali e la vescica. Poi abbiamo il chakra di base che è dietro, al sedere, dove c'è l'osso sacro. Mh-mh. Quel controlla tutta la spina, tutte le il sistema scheletrico, muscolare del corpo, quindi è fondamentale anche per una sorta di vitalità. Quindi quando noi, vediamo se qualcuno è un po' stanco, andiamo a controllare anche ad esempio quel chakra. Questo è proprio un infolampo. E poi basta. No, scusami, il chakra della milza, che si chiama splenico anteriore, splenico posteriore, quelli controllano la milza, e poi il Mengmin che invece sta praticamente dietro all'ombelico e quello va a controllare la pressione sanguigna e, controlla altre le scusami, i reni, le parti che ci sono dietro. Li ho detti tutti. Sì. Penso di sì. Non li ho contati, ma mi sa di sì. Okay, ricordaci un attimo perché, all'interno del pranic healing abbiamo nominato quindi a Aura Chakra. Facciamo uno step back, li hai nominati perché? Li ho nominati perché il pranic healing va a lavorare su quel tipo di corpo. Quindi quando qualcuno viene da noi a farsi un trattamento, Mh. noi non lo tocchiamo, Noi okay, non? non lo tocchiamo, Sì? non abbiamo contatto fisico, Sì? okay, la Sì? guarigione, ma semplicemente andiamo a lavorare su questo corpo. Grazie a questa cosa noi possiamo fare i trattamenti a distanza. Quindi se io mi trovo in Sardegna e ho un, trattamento da fare a Torino, lo faccio tranquillamente, o dall'altra parte del mondo, possiamo farlo tranquillamente, perché noi appunto non abbiamo bisogno del contatto fisico. Perché, partendo dal presupposto che esiste un corpo, che esiste l'energia, siamo comunque connessi anche a distanza. Questo è? Okay, Ques perfetto. Quindi tornando a Giovanni e a boh, Laura, non mi ricordo più chi fosse, che uno è depresso e l'altra ha una fitta al petto, quindi si fa lo scan per capire quale corpo è stato colpito, dicevi, no, e dopodiché, si, riarmonizza, ristabilizza, si Sì, perfetto. okay, attraverso una come? Si armonizza e si equilibra di nuovo tutto il corpo energetico. Però al netto che succede con le mani, quindi una volta che hai fatto lo scan e capisci quale, non so, ehm, quale dei 4 corpi è stato toccato, poi quale non so, quale chakra, quale organo, che succede? Allora, vai a lavorare sul chakra corrispondente al problema, Mh-mh. quindi
c'è un problema ad esempio dove aveva il problema Laura? Boh, non so, al petto, su una Al fitta al petto, che ne so. Okay, vai a controllare il chakra che, praticamente controlla il petto, vai a vedere sicuramente non ruoterà in maniera, corretta perché, c'è questa congestione, quindi vai a liberarlo da questa congestione e gli vai a dare energia pulita. Questo è un po' il senso di tutto, okay, è molto semplice. Ma Non può essere che Laura abbia la fitta al petto perché Giovanni, il depresso, le abbia spezzato il cuore? Sì, allora a quel punto lei avrà nel corpo emotivo, Sì, delle emozioni negative dovute sì. da quel processo e nel mentale avrà questo continuo pensiero di sofferenza che la porta a avere dolore poi, no, ed è per questo che tendenzialmente non lavoriamo solo sul corpo energetico, no, come ti dicevo prima, andiamo a lavorare anche sulla parte psicologica emotiva. Questo lo facciamo quando siamo un pochino più evoluti, perché abbiamo fatto più corsi. Okay, perché come ti Mh. dicevo base inizialmente si impara a sentire l'energia, a capire la connessione tra chakra e organi, a capire come si fa un trattamento completo. Questo per chi s lo sta studiando, però per chi l'ha già studiato, Per chi ha già arriva la persona da trattare, insomma. sì, Okay, ma scusami, quindi mi stai dicendo che tutte le cioè nessuna malattia ha un'origine fisica materiale? esatto, la maggior parte delle Ehm, malattie hanno origine fisica. quindi virus, batteri, boh, non so, il raffreddore, Sì, allora, influenza. capita che il medico ti dice spesso: "Hai le difese immunitarie basse e quindi ti è venuta questa hai preso questo virus". Mh-mh, Allora, le difese immunitarie basse perché ce le hai? Perché sei, molto stressato, perché sei molto in un periodo in cui ti sono abbassate le difese immunitarie, sì. okay, ma questo aspetto ha sempre un retroscena dal punto di vista di stress, dal punto di vista di qualcosa di negativo che ti appesantisce, no, perché è importante proprio il fatto di capire di vivere la vita in maniera differente, cioè perché quando tu prendi consapevolezza di tante cose, tu molti problemi non diventano delle fesserie, quindi non ti appesantisci il sistema di cose inutili, che dici: "Ma perché io me la devo prendere se questo qua ce l'ha con me e io devo starci male e io mi devo ammalare?" Perché? Quindi il problema non è esterno, ma è interno. Eh sì, è Però così. i virus esistono indipendentemente da noi, no? Cer certo che i virus esistono, però ci colpiscono se noi siamo vulnerabili, altrimenti non ci colpiscono. Mh. Molto spesso è così, non sto dicendo che è la regola generale, però molto spesso è così, no? Quindi, la frattura della gamba in seguito a un incidente automobilistico, se la guardiamo da un'altra prospettiva, lo stesso è successo perché evidentemente uno dei miei corpi in qualche modo si è predisposto affinché succedesse? Aspetta, noi stiamo parlando di patologie. Tu questo qua s è un esempio di incidente. Okay, C'è sì. differenza tra, la patologia e proprio un malfunzionamento di Okay. un s di un di del sistema. Quindi il Pranicillin si ferma alla patologia? No, il Panichini tratta tutto, cioè nel senso che se tu hai una frattura e, Sì. come ti dicevo prima, siccome acceleri il processo di guarigione, anziché metterci magari, boh, 1 mese, 2 mesi di gesso, Mh-mh. che in pochi giorni tu hai la frattura che si è già, risaldata. Okay, okay, perfetto. Ehm, Accelera proprio il processo di guarigione. Facciamo al volo un salto nel passato a, boh, il 2012, 15, non ricordo più benissimo, perdonami. La famosa signora, salutiamola, ehm, evidentemente ti aveva in qualche modo catturato, barra dimostrato che tutto questo di cui stiamo parlando ha un qualche senso, giusto? Sì, aveva O tirato sì. Okay, tanto che poi a un certo punto hai detto: "Come si chiamava quella roba?" Okay. Mhmm, hai sperimentato prima di entrare poi dentro, eccetera, già magari all'epoca qualche guarigione, qualcosa?
che poi ti ha fatto dire questo è reale, lo voglio approfondire? O è successo dopo? Allora, quando lei mi trattava, appunto nel 2012, quella parentesi lì, io mi facevo fare tutto, cioè non avevo pregiudizi, non avevo alcun tipo dicevo: "Fai", mi affidavo, ecco. Mh-mh. Però la reale, consapevolezza che tutto quello che avevo visto a 20 anni poi era vero, l'ho avuto quando ho fatto il corso. Quando ho Ecco. fatto il corso, lì mi si è aperto un mondo, la mia visione è completamente cambiata, la mia Sì, vita è cambiata, sì. ma non solo, dal punto di vista terapeutico, io parlo proprio dal punto di vista della vita. Quindi come ho cominciato a gestire le mie relazioni, come ho cominciato a gestire la mia vita lavorativa, la mia vita personale, tutto. Mi è O cambiato, mi è cambiato. Mi mancava questo tassello. Il mio evidentemente sono molto mentale e se manca un tassello, ho bisogno Ci di sta. fare versi animaleschi e riportarlo come? Abbiamo bisogno anche di persone così, quindi sì, ci sta. Alright. Quindi sorge spontanea la seguente domanda, vediamo se la indovinate, voi che ascoltate cosa sto per chiedere. Rullo di tamburi. Cosa è successo durante questo primo corso? Sì. Corso abbiamo detto, okay. Ah, in Italia innanzitutto? Sì, 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 sì. Poi tra l'altro, il colmo dei colmi è il centro dove vado a fare i corsi è a Torino, esattamente dietro dove abitano i miei, no, quindi c'ho vissuto una vita a Torino, Mh. e sono mai andata ai corsi, poi mi trasferisco in Sardegna e mi illumino che dico: "No, voglio fare questa roba." E quindi ogni volta che voglio fare un corso adesso vado su a Torino, no, quindi Quindi è le cosiddette sincronicità, coincidenze. sì, Benissimo, quindi vai a Torino, fai sì. questo corso, che succede? Succede che mi innamoro follemente di tutto quello che è questo mondo. Mi Mh-mh. innamoro. Ti innamori, ma è successo qualcosa in particolare che ti ha fatto dire: "Wow", oppure boh, così, l'insieme, senza, effettivamente un evento in particolare che ti ha Allora, sai la cosa che mi ha scatenato? È che più mi spiegavano, più volevo sapere. Cioè mi ha scatenato questa cosa di curiosità, ero affamata e sono ancora oggi affamata di sì? affamata di capire, cosa c'è, perché più vai avanti, più scopri cose, più ti arrivano insegnamenti, più tu evolvi, cioè quando ti dico è solo l'inizio, perché è Mh-mh. solo l'inizio della vera vita poi, no, e quindi più sei vivi in questa vera vita, più tutte le cose che tu vivi nella vita normale ti scivolano anche un po' addosso, perché dici hai delle consapevolezze diverse, no, quando qualcuno ti urla addosso, cioè mentre prima magari reagivo dicendo urlandogli anch'io addosso e magari non capendo niente di quello che stava succedendo, oggi ho una maturità tale che mi permette di gestire un tipo di conversazione di questo genere in maniera differente. Okay, hai detto vita vera e poi hai detto vita normale. Vita sì, nel senso che la vita vera poi è quella che quando prendi consapevolezza, no, e capisci realmente noi chi siamo, da dove arriviamo, perché siamo qua. Quindi quando rispondi a queste 3 domande esistenziali che sono le stesse che mi facevo da bambina, Sì? una volta che tu, hai queste risposte, la tua vita cambia, è completamente diversa, perché dici: "La vera vita non è questa temporanea che sto vivendo qui, con questo corpo, con questo ruolo, con questo insomma, con questa casa", non so, qualsiasi cosa che tu ti circonda è temporaneo. Mh-mh. Una volta che prendi consapevolezza di questo e hai gli strumenti, gestisci la tua vita in maniera diversa. Quindi la vera vita qual è? La vera vita è quella che è effettivamente la vita eterna, okay, Mh-mh. che è la vita della nostra anima. È quella la vita vera. Quello che la nostra anima ha deciso di incarnarsi in questo corpo, eccetera, ci serve per imparare le lezioni, no, quindi la nostra anima prima di incarnarsi ha deciso i nostri genitori, le nostre lezioni, il
tipo di corpo, quindi come lo voglio, donna, uomo, con questi tipi cioè com'è il nostro corpo è in base alle nostre lezioni che dobbiamo imparare, E una okay? volta imparate le lezioni che succede? Cresci, evolvi. Quindi tu, man mano che ti incarni, impari le lezioni, evolvi, poi alla Mh-mh. quando, diciamo così, si lascia il corpo fisico, la prima cosa che succede è la vita ti passa davanti, tutta quella che hai passato, la vita incarnata, quindi ti passa davanti e fai il punto della situazione, dici: "Okay, questo l'ho imparato, questo non l'ho imparato, questo qua so' stata brava", questo un po' così. Okay, Fai il punto della situazione e poi stai dove devi stare fino a quando poi l'anima decide di rincarnarsi per, appunto, imparare altre lezioni. okay. Quindi questo lo Quando spiega molto bene anche Powell, che spiega la vita dopo la morte nel corpo astrale. beh, e una volta che impari tutto, o quasi, Non ti incarni più e dove vai? nel vero mondo, da dove Nel vero siamo mondo. sì, nel vero Il mondo dello spirito. mondo di luce dove non esistono le emozioni, non esiste la mente, non esiste, esiste solo la beatitudine, la quiete, la pace, la serenità, esistono solo le cose belle. E allora perché veniamo qua, se lì ci son solo le cose belle? A Perché soffrire tutto il resto, a imparare, eccetera? Se già sappiamo, che senso ha? eh sì, bella domanda questa, no? La facciamo al prossimo, ma la rubi e la fai al prossimo ospite. Okay. È Beh, come? interessante dico. Cosa? Tutto questo, quando prendi conoscenza e coscienza di tutto questo, no, è interessante. È molto interessante, ma tu una risposta te la sei data a quella domanda che ti è piaciuta? Allora, l'ho chiesta una volta a una ragazza, perché io non l'ho trovata in nessun testo ancora questa Okay. me la son fatta anch'io, perché dicevo: "Ma perché dobbiamo Mh-mh. la bambina che c'è in me, ma perché dobbiamo vivere tutte queste sofferenze?" E lei mi ha risposto che è successo qualcosa, che noi eravamo tutti là che stavamo bene, nella quiete, nella beatitudine, eccetera, poi è successo qualcosa che ha portato al degrado e quindi siamo tutti scesi da che eravamo in alto, siamo scesi negli inferi e da lì piano piano stiamo nelle varie incarnazioni, risalendo, ecco, per evolverci. Però è una risposta che mi ha dato lei, quindi non mi prendo la responsabilità della veridicità. L'approfondirei però, questo sì, Secondo l'approf me si ricollega un po' a quello che ti dicevo prima. Abbiamo bisogno degli inferi per il paradiso in un certo qual modo, no, cioè abbiamo bisogno di sbagliare, di posso dirlo, cagare fuori, sì, lo posso dire, per cagare dentro, no, quindi probabilmente, mi rifaccio un po' anche a quello che so io qua e là, la perfezione non era veramente perfetta fin quando non si è riflessa nell'imperfezione, ha sperimentato in lungo e in largo l'imperfezione e in qualche modo l'ha trascesa ed è diventata veramente perfetta. Quindi evidentemente questa è una tappa necessaria, obbligatoria per essere veramente perfetti, altrimenti sei perfetto a metà. Boh, la lascio lì. sì, sì. Okay, hai qualche perché adesso, incuriosisce presumo un po' a tutti sapere, anche se vedo che il tempo un po' stringe, sapere qualche, testimonianza tua come guarita o tua come guaritrice di pranic healing che vuoi condividere? Sì, allora di casi ce ne sono diversi, che ti ripeto mi hanno sempre sorpresa, no, io ogni qualvolta che succede la guarigione io son sempre lì che dico: "Ah!" Rimango sempre stupita. Ehm, Ah-ah. allora, il caso di, un ragazzo con una fobia, degli aghi. 2, 3 trattamenti, non ha più sai quando vai a fare gli esami del sangue lui era sempre impaurito, sveniva, è abbastanza diffusa come fobia questa. 2, 3 trattamenti, lui, va tranquillo a farsi gli esami del sangue. Per Uhm, sempre? sì, sì, poi Sparito.
Poi voglio dire, non mi ha più richiamato, quindi presumo che ricadute non ne abbia più avute, però se dovesse avere una ricaduta mi chiama e ne facciamo un altro, ecco, Okay. non è, un Quindi problema. u una fobia, Sì. qualcosa di un magari non tua per forza, so, vedi tu, se vuoi condividere qualco Se guardiamo il fisico, la rottura delle costole, ehm, okay. ha accelerato tantissimo il processo, epicondiliti, frattura del metatarso, Mh-mh. ehm, anche quelle abbastanza rapide, reflusso gastrico, ehm poi dal punto di vista psicologico, emotivo, quindi tutto ciò che riguarda lo stress in generale, quindi a volte arrivavano col mal di testa, ma il mal di testa capivo che arrivava appunto dal forte stress che stavano vivendo. Ehm, Anche a ansie, paure, depressioni, no, tornando a Giovanni, sì? allora sì, c'era una ragazza, con una forte depressione. Però lì c'è davvero bisogno di tanta energia e tanta volontà da parte del paziente anche di guarire. Beh, certo, insomma il lavoro si fa insieme, no, presumo, non basta. Assolutamente. Sì. E tu hai sperimentato, cioè, sulla tua pelle dei benefici, Sì. mh, Io che ho un problema, chiamo allora possiamo farci anche l'autotrattamento da soli, che okay. faccio spesso, anche per preservare il mio stato di salute, perché Mh-mh. ovviamente se mi accorgo che nel corpo energetico c'è qualche blocco, io lo tolgo e anticipo il fatto che si va a trasferire nel fisico. Okay. Serve anche da, aiutami, non mi viene la parola, ehm Prevenzione? bravo, è anche preventivo. Okay. Invece, quando io sto male chiamo quando sto proprio male, ad esempio ho la febbre a 39, io non ho la forza proprio per mettermi lì e farmi il trattamento e allora chiedo aiuto ai miei amici pranic killer. Perfetto, ho Tra di noi capito. molto ci aiutiamo a vicenda. Okay. Bene, quindi insomma il pranic killing fa miracoli? Com'era il titolo del libro? Miracoli con il pranic healing. Sì, Miracoli con i e quindi è come dire, è un qualcosa che abbiamo, è un qualcosa che esiste e che tu puoi certificare che funziona. Diciamo assoluta okay, assolutamente sì. Ovvio, ognuno di noi il consiglio che do a tutti, ma che è anche un insegnamento del nostro maestro, è quello di, vedere e viverlo loro stessi, okay, quindi voi stessi provatelo, o facendo il corso, oppure anche solo provando un trattamento, oppure, vedendo se effettivamente è vero per voi. okay. Ogni cosa è così, no, quando anche un professore ci dice una cosa, noi dobbiamo verificarlo poi se è vero, no, Certo, ha una assolutamente. formula matematica, poi fammi vedere se il risultato poi mi viene effettivamente, no? Totalmente d'accordo. Quindi Giovanni, che ti ascolta, si è incuriosito, da una vorrebbe approfondire, e provare, ehm, e capire un po' di cosa stiamo parlando. Quindi cosa gli consigli? Di comprarsi il famoso primo libro, per esempio? Allora, Eventualmente? quello potrebbe essere una strada, poi per approfondimenti, magari se lasci nella descrizione i miei riferimenti, possono Sì? contattarmi in modo tale che da qualsiasi parte d'Italia o del mondo, una persona volesse approfondire, posso indirizzarlo almeno nei canali ufficiali, solo questo. Perfetto. Se invece, volesse proprio, provare un trattamento, lo chiamiamo, sì? Sì. Mhmm, e vedere un po' che cosa succede, a quel punto, vabbè, stiamo parlando con Cristina, quindi Giovanni può mandare un messaggio a Cristina? Come funziona? Assolutamente sì, mi può contattare, tramite messaggio, poi comunque ci scambiamo i riferimenti Sì, e e approfondiamo la sua casistica, assolutamente. perfetto. Ovviamente non è un corso di, laurea in Italia, in Europa, no, non Allora all'interno del mondo accademico non esiste ancora il pranic killing. allora, diciamo che
In Italia, cioè allora facciamo così, facciamo un preambolo. L'istituto che rilascia i certificati di pranic healing è l'Istituto degli Studi Interiori che si trova a Manila, okay? La capitale delle Filippine, se non sbaglio, giusto? Sì. Ok, Io non so se è la capitale. mi Boh. pare di sì. Comunque, vabbè, non importa. Dall'altra parte del mondo. Ok, rilascia i certificati per... Che sono gli uni esercitare. ovviamente ad essere, quelli proprio ufficiali, perché è l'istituto che ha fondato appunto il fondatore, che è Master Choa Kok Sui, Mhm. okay? Quello che dico, l'importanza, no, dei canali ufficiali, perché ti lascia proprio il certificato. Quindi tu col certificato, sei un addetto al pranic healing base, piuttosto che avanzato in base poi ai corsi che tu frequenti. Quindi ovviamente devi studiare, fare boh, non so, degli Eh, esami e poi ti no. rilasciano. No. No, il corso ad esempio base dura un weekend, cioè la maggior parte dei corsi dura un weekend, okay, Ok. e alla fine di questo corso ti rilasciano già il certificato, okay, poi tu ovviamente apprendi lì, già lì riesci a capire la tecnica, poi ovviamente dopo, come tutte le cose, va praticata, no, quindi ti devi mettere lì, fare i tentativi, cioè fare le terapie ai tuoi amici, ai tuoi parenti, a te stesso. Quindi più vai avanti, più prendi consapevolezza, più, diventi bravo. Come in Ok. tutte le cose, no, va praticato. Presumo sia consigliabile magari rivolgersi a un pranic healer che ha accumulato esperienza, conoscenza, studi, eccetera, eccetera, no? Sì, ma in realtà, se una persona ha un certificato già anche solo del base, no, Sì, e lui ti vuole fare un trattamento, sì. lui ha già tutta la tecnica in mano per la buon riuscita, eh. Cioè Ci lui sono vari certificati, base, avanzato, non so. sì, base, avanzato, psico. Psico è quello che ti dicevo, che va a lavorare sul corpo mentale, e emotivo. Mhm. Poi c'è, è quello con i cristalli, Ok, autodifesa psichica. Questi sono i primi 5 che mi vengono in mente, ma ce n'è tipo 21 corsi totali. Io ad esempio ne ho fatti 8. ok, Io va bene. ma per, la tecnica di pranic healing di guarigione, ce ne sono 5, i primi 5. Il resto è tutto di, unione con l'anima superiore, piuttosto che, business, quindi, che ti aiuta nella gestione del denaro e non solo, ma proprio del business per avere successo. C'è quello per l'estetica, Mhm. quindi le rughe, piuttosto che gli inestetismi, questo è un pochino più per le fanciulle. Ok, C'era addirittura una persona che aveva fatto il corso di appunto questo si chiama pranic healing facelift, e praticamente già nel corso a un ragazzo gli si è tolta una ruga. Lui è ah, uscito là, ha aperto un centro estetico di pranic healing ok, sì, talmente, in Italia? sì, era in Liguria. Ah, Era talmente immediata la perfezione, no, la guarigione, che lui è rimasto esterrefatto e ha subito aperto un centro. Per quello dico è importante, no, che uno la viva sulla pelle, perché la vive in maniera vera. ok. Quindi, insomma, sento che ne abbiamo parlato, ma che non basterebbero 3, 5, 10 puntate per capire bene tutto E quanto. Quindi magari ci rivediamo più avanti e parliamo anche di Aratic Yoga. Magari ne facciamo un'altra, completiamo un po' questo e vediamo quell'altro. Ma adesso stiamo un attimo qua. Quindi Giovanni, lasceremo qua le tue informazioni, i tuoi canali, eventualmente ti può mandare un messaggio e ve la vedete voi. Giusto? sì, Perfetto. assolutamente. Ok, diciamo che stiamo arrivando un attimino al termine. Ehm, quindi, per rispondere un po' a una delle domande,
centrali di questo podcast per quanto riguarda la rubrica spiritualità e crescita personale. Come può essere utile il pranic healing agli altri? Beh, sostanzialmente perché guarisce i tuoi vari corpi da i problemi che si riscontrano in questa incarnazione umana, no? Tra le altre cose. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, completo dicendo che serve poi per tutto, no, perché poi uno ha le tecniche per gestire qualsiasi sfera della tua vita, sfera personale, sfera lavorativa, sfera familiare, sfera, relazionale, quindi, hai proprio veramente in mano un tesoro e la Per chiave vivere vivere felice, per vive felice, saggio, consapevole e realizzato. avere successo. Avere successo. Quindi, insomma, questo signore è riuscito a darci, regalarci tanta roba, Sì. chiamiamola così. Bene, Per tanta roba. com'è? Per sminuirla la chiamiamo tanta roba, Per sì. sminuirla, però non mi è venuto il tanta roba per sminuirla. Io non C'è lo so. un modo un po' volgarotto per, in realtà per esprimere l'esatto contrario, cioè Es tanta roba, però ci siamo capiti, dai. esa Ok, incamminiamoci un attimo verso la conclusione, oppure vuoi aggiungere qualcos'altro? No, diciamo che siamo io direi che abbiamo detto praticamente tutto quello che almeno A un inizialmente livello. già secondo me molte persone potrebbero, avere un bel change, no, nel senso Mhm. che dopo aver visto questa puntata magari prendere consapevolezza e approfondire. E quindi direi che se mettiamo troppa carne al fuoco poi rischiamo di creare confusione e quindi direi Totalmente d'accordo. Troppa luce abbaglia, un po' di luce incuriosisce, e illumina. Ok, ci sta. Quindi ti faccio le ultime 5 domandine, per concludere un po' il tutto e poi magari ci rivediamo. Allora, la prima di queste domande è, indipendentemente poi anche dal pranic healing, vedi tu, ti senti di consigliare qualche libro, un libro o un film che ti stanno particolarmente a cuore? allora, libro assolutamente quello che abbiam parlato fino adesso, quindi mi Ok. raccom quella è la base già c'è tutto, quello lo consiglio. Come film in realtà, mi hanno consigliato a me un titolo, ma che ancora non ho visto, perché, si riesce proprio a vedere cose che i chiaroveggenti vedono, quindi interessante anche in base al collegamento che abbiamo visto, no, Ok. e questo film si chiama Nosso Lar. Ah, Non Solar, lo conosco e l'ho visto. Ah, okay, io non l'ho visto, quindi però me l'hanno consigliato. Sì, portoghese, No Solar, non mi ricordo, mi pare voglia dire la nostra dimora. Se non ricordo male, parla, sì, molto annesso e connesso a tutto questo. Mm, sottoscrivo il consiglio. Ok. Bene, lo guar Com'è? lo guarderò anch'io allora, visto che Guardalo, te lo consiglio io. Allora, a proposito di consigli, ne abbiamo un altro da dare. Cosa consiglieresti come acquisto sotto i 100 euro a chi ci ascolta? Ha 100 euro a disposizione o meno? Cosa gli consigli di comprare? allora, incenso. Incenso. L'incenso ha, una proprietà, una capacità proprio di pulizia della casa, ma non solo. Quindi come sappiamo, no, abbiamo visto esiste la casa fisica, però esiste anche l'energia nella casa e Ah-ah. casa assorbe tutti quelli che sono i nostri stress, quelli che sono anche le emozioni negative, ma anche positive, cioè insomma, quindi per mantenere un ambiente sano e pulito, accendere un incenso di sandalo piuttosto che qualche incenso che abbia questo tipo di caratteristica è propedeutico per una buona salute. Perfetto, quindi apriamoci al mondo degli incensi e troveremo tante cose interessanti. Va bene. Questa forse è un po' scontata, ma forse no. Nei momenti di difficoltà, che fai tu per star bene? Allora, momento di difficoltà, dipende dalla difficoltà. Se è una difficoltà di tipo, cioè in realtà
qualsiasi difficoltà io mi domando sempre, no, quindi sfera relazionale, piuttosto che familiare, piuttosto che lavorativa, la prima cosa che faccio è dal viso, il viso anziché guardare esternamente lo giro e mi guardo dentro, ma proprio giro il volto, vado nel mio mondo interiore e cerco di capire che cos'è che mi sta portando questo stato, di, sofferenza, di malessere che non mi fa stare tranquilla e equilibrata, no, allora una volta che capisco che cos'è, allora ci lavoro, perché, è facile dire: sto così perché quello là m'ha trattato male", no, Mh-mh. è facile. Però la cosa importante qual è? Quindi se tu continui a dire a quello là: però sei tu che mi fai star male, però sei tu, il problema sei tu", eccetera, la cosa non si risolverà mai, no? Allora se tu invece ti giri l'attenzione verso di te, anziché incolpare gli altri e cominci a dire: "Ma aspetta, ma questo qua mi tratta male perché? Io che cos'è che ho fatto per far sì che lui mi trattasse così?" Domanda numero 1. Domanda numero 2: io voglio ancora essere trattata male o posso togliermi da questa situazione di sofferenza? Alla fine sono io che scelgo. Se io scelgo di continuare a stare con una persona che continua a trattarmi male, sono io il problema, okay? Perfetto. Quindi questo è un esempio. Sì, Esempio, però così per tutto, no, poi io mi faccio le meditazioni, la meditazione mi aiuta tantissimo, mi centra, mi equilibra scusami, mi fa vedere chiaro le cose, cioè quando noi viviamo in questo mondo di pieno stress, confusione, martellamento, no, perché poi alla fine viviamo così, quando ci troviamo un momento per noi, di meditazione magari, perché io pratico la meditazione, ma qualsiasi momento per noi, ci fa rilassare la mente, ci aiuta a vedere le cose come stanno e prendere le decisioni corrette, perché a volte in una stato di confusione tu prendi pure le decisioni sbagliate e quelle decisioni sbagliate hanno delle conseguenze. perfetto. Quindi ti devi centrare un attimo, ma, la meditazione quindi in poche parole cos'è? Allora, la meditazione è uno stato di connessione col tuo interiore fondamentalmente, no, col tuo mondo interiore che poi alla fine è il vero mondo, che dicevamo Mh. pri non è tanto quello esteriore che dicevamo è temporaneo, quanto è eterno quello interiore. Quindi quando tu ti vai a connettere col mondo interiore, lì trovi tutto, trovi le risposte per qualsiasi cosa. E la meditazione è il mezzo per arrivare lì, però è solo praticandola anche lì, non è che tu fai la meditazione una volta e bam, ti arrivano le risposte, sei nel mondo e c'hai l'equilibrio, eccetera, eccetera. No, è una cosa che si fa, gradualmente, cioè una cosa che si fa col tempo e quella che dicevo prima, di Master, Cuori Gemelli, Sì? quel è veramente una funzione avanzata e ha veramente una funzione molto importante, cioè quella riesce veramente a centrarti, a equilibrarti, a vivere in maniera, tranquilla e con quiete la vita, perché poi quello è fondamentale. Okay, poi magari la prossima volta, se non si fosse capito ti sto rinvitando, l'approfondiamo. Quindi, in sostanza dicevi, utilizzi uno specchio metaforico, perché come appunto, come sopra e sotto, come dentro, fuori, eccetera, eccetera, e invece di guardar fuori ti guardi dentro in sostanza, utilizzando magari gli altri come appunto lo specchio, eccetera, eccetera. Perfetto. E poi mediti. Bene, quindi mi hai risposto, ne abbiamo altre 2. Questa è carina, se potessi mettere un cartellone, un'immagine, quello che vogliamo, una lavagna come quella che c'è dietro alle mie spalle, che in realtà vabbè non c'è, è finta, però la nostra è vera, la puoi mettere nel cielo e la vedono tutti, il mondo la può vedere. Hai un tuo minuto di pubblicità nel mondo, non pubblicità per vendere un qualcosa, anche se in qualche modo lo stiamo comunque sempre vendendo un qualcosa. Che messaggio dai a chi guarda la tua lavagna? Cosa ti senti di dire? Allora, una frase fondamentale che si trova da sempre, anche nei testi antichi sacri che dicevo anche prima, è: Sì, "L'energia segue il pensiero". Quindi in queste 4 parole c'è fondamentalmente la chiave per tutto. l'energia segue il pensiero. Ti va di spiegarcela un attimo?
Allora, in maniera semplice, sai quando vai dal medico e ti dice: "Ah, cerca di avere pensieri positivi, cerca di avere emozioni positive, perché così almeno, preservi il tuo stato di salute, così non ti ammali", eccetera. Okay? Quindi questa è proprio in maniera semplice per spiegare che se tu pensi in maniera negativa, quella roba la materializzi. Mh-mh. Pensi in maniera positiva al desiderio che ti dicevo prima, questa è un'altra legge che io ho potuto constatare nella mia vita. Cioè tutto quello che dico è perché l'ho testato nella mia vita, ecco, Sì, questo ci no, il mio desiderio forte di vivere al mare era così forte e potente che io non solo ho materializzato la mia vita lì, ho materializzato il lavoro lì, la casa lì, la macchina, qualsiasi cosa che mi permettesse di vivere, io l'ho materializzata al mare, okay? Quindi se qualcuno ha un desiderio, tutti quanti abbiamo desideri, sì. quindi quando hai un desiderio, che vuoi raggiungere, prova a metterci effettivamente il pensiero, non: però come faccio? Però è impossibile. No, ma non ho i soldi per farlo. No, Mh-mh. ma poi, l lascio tutti". Ecco, se già uno comincia con le 1000 paranoie, comincia con, a mettere tanti pensieri, tante emozioni, ecco che stai castrando la materializzazione di quel desiderio. Questo è un esempio, di questa frase, ne ho detti 2, Sì, sì, per sì, sì. Com'era la frase? l'energia segue il pensiero. Attiri quello che sei, in sostanza. Ed essendo un corpo mentale, emozionale, eccetera, eccetera, te lo attiri in un certo qual modo, però, se apriamo altre parentesi non la finiamo più per quanto, mi piacerebbe aprirle. Okay, fondamentalmente abbiamo finito, resta l'ultimo punto, che da una parte sarebbe fare una domanda per il prossimo ospite e dall'altra rispondere alle domande che gli ospiti precedenti hanno fatto per te. Ti Okay. faccio quella di Maria, l'antroposofa argentina, e poi quella di Simona, la tarologa sassarese. Non so se si arrabbierà, ma non credo, che in realtà non è di Sassari, ma non ricordo in questo momento il nome del paese. Finiva in Janus. Allora, Maria chiede, ¿qué es lo que amas? Quindi, cos'è ciò che ami, Cristina? Beh, io direi che non so se si è visto, non so se, i miei occhi hanno parlato per me, però tutto ciò che ho scoperto io e che lo vivo, lo amo con La vera tutta vita, quindi, sostanza, no? sì, tutto quello che è il Pranikin, la Rati Yoga, maestro spirituale che ci ha dato questa possibilità, tutto questo io lo amo veramente. Ok. Simona invece fa due domande. Innanzitutto chiede come stai. Carina, grazie. Questa è molto gentile lei, molto gentile e generosa. Sì, benissimo. Benissimo, soprattutto perché sono appena tornata da un ritiro di Rati Yoga questo Oh, weekend, dove ogni volta che faccio questi ritiri sono i ritiri più belli della mia vita, proprio dove non ho trovato un'altra cosa più bella di questo. ah, E magari ne parliamo la mm, prossima volta. Quindi la domanda calza a pennello perché sto da Dio. bene, interessante. Simona poi chiede, poi vabbè, vedi tu a cosa magari si riferisce, però la domanda che fa Simona ehm, può essere connesso al pranic healing, può non essere connesso al pranic healing, però Simona chiede, in generale, probabilmente, questa era la domanda che metteva lei nel cartellone, ecco perché sono due. Il cartellone che vedono tutti. Simona in quel cartellone ha scritto: perché lo fai? Perché lo fai? Cosa vedi tu? Quello che ti arriva. Però se vuoi rispondere al perché lo fai di Simona, messo nel cartellone, ti ascoltiamo. Allora, lo faccio perché, se io sono sana dentro, posso far diventare sani gli altri. Lo faccio perché se io sono, una persona equilibrata, una persona, migliore, una persona corretta, il mondo attorno a me diventa più bello.
Se io dentro sono marcia, se io dentro ho, dei blocchi, se io dentro, non faccio qualcosa per lavorare me stessa, ma do sempre la colpa agli altri, il mio mondo attorno è marcio. Allora io devo fare una scelta. Che mondo voglio attorno a me? Voglio un mondo sano, pulito, dove vivo bene, o voglio un mondo dove, ehm, c'è del marciume, c'è della sofferenza e continuo a soffrire? Ognuno di noi deve fare una scelta e io l'ho fatta per questo motivo. Perfetto, quindi sì, il cambiamento che vuoi nel mondo. Se vuoi che il mondo cambi, innanzitutto cambia tu, te stesso, e poi forse, probabilmente, il mondo cambierà. Ma il mondo intendo non solo il mondo pianeta Terra, Mh-mh. come io intendo il mondo attorno a noi, Sì, 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 sì. anche quello. Diciamo che, l'avevo intuito. Okay. Ehm, Mi era venuta in mente un'altra cosettina, ma, con un po' di mania di protagonismo l'ho persa. Scrivi. Ehm, no, l'ho persa, adesso non mi viene. Ehm, ah, insomma, no, mi veniva da dire, tu hai risposto al perché lo fai unendo il pranic healing con tutto il resto in un certo qual modo. E invece tu che ci ascolti, quello che fai, perché lo fai? Ognuno troverà la ri grazie Simo per l'input, perché questa domanda mi viene da rigirarla un po' a chi ci ascolta. Cristina, siamo arrivati? Ce l'abbiamo fatta? Mi dispiace, lo sai? Sì, non mi volevi più abbandonare. C'eravamo connessi. Esatto, questa connessione così bella, così pulita. Vabbè, Vabbè, come? sono contenta e ti ringrazio. Grazie a te, ma, poi vabbè, viviamo a 20 minuti di distanza, insomma. Sconnettiamo qui, ci connettiamo lì nella vita ve sì, a parte, le battute, che te volevo che probabilmente ci rivediamo più avanti, magari ne organizziamo un'altra. I tuoi Volentieri. contatti li lasciamo qua sotto. Sì, E niente, abbiamo detto tutto credo, no? Dicevamo di sì? sì, sì, la domanda per l'altro Ah, ospite. vedi che mancava qualcosa, forse era quello che non mi veniva in mente. Vai, me la segno, poi rimane qua registrato però. Allora ti ricordi che prima ne avevamo fatta un'altra? No, No. Quella prima perché alla fine abbiamo deciso di scendere quando stavamo così bene lassù nell'abitudine di scendi, ah, c'era quella, però siccome quella va approfondita veramente su studi da fare, ne farei sì, una semplice per non vai. metterlo in difficoltà. Mh. Allora, se tu avessi un superpotere, Sì. quale vorresti avere? Se tu avessi la possibilità di averne solo uno, quale vorresti? Tu quale vorresti? Ecco, ma scusa, questo è per il prossimo ospite, no? Ma sì, dai. La prossima volta che vengo, così abbiamo la scusa, no, la prossima volta che vengo ti rispondo. Ma io mi segno anche l'altra, quella tosta. Magari vediamo un po', la teniamo lì, vediamo a qualcuno, prima o poi la faccio. Okay, Cristina, curattolo da Cagliari è tutto. Gra Aspetta però, noi salutiamo, gli spettatori, tu resta un attimo con me, così poi ci salutiamo anche io e te. Okay, E niente, quindi che dire, grazie a Cristina, grazie a voi che ci avete ascoltato. Cristina è qua, pronta e a disposizione, e a prestissimo. grazie a tutti, davvero, e grazie a te di questa opportunità. E grazie a te di averla accolta. Ciao a tutti. Ciao.